Se parti da zero e vuoi arrivare alla libertà finanziaria, il tuo primo problema non è dove investire, ma piuttosto quanto riesci a mettere da parte ogni mese. Perché se alla fine del mese riesci a mettere da parte solo 100 euro, il percorso diventa lunghissimo. Non perché l'investimento non funzioni, ma piuttosto perché il capitale investito è troppo basso. E quindi il primo punto su cui concentrarci è di aumentare il reddito e abbassare le nostre spese. E oggi, nel secondo episodio della serie Da Zero a Fire, iniziamo a disegnare la nostra strategia. E il primo passo è scegliere un lavoro, ma non un lavoro qualsiasi, un lavoro che ci permetta di guadagnare abbastanza senza però distruggerci completamente la vita. Ciao, sono Badr, sono un ingegnere e in questo canale ti parlo di soldi, imprese e scelte reali fatte in Italia. Se ti interessano argomenti come investimenti e fare impresa, ma con esempi concreti e numeri veri, allora iscriviti e attiva la campanella. Torniamo al video. Nel primo episodio abbiamo provato a capire quanti soldi servano davvero per vivere e quanto capitale possa servire per puntare alla nostra libertà finanziaria. E oggi invece ci concentriamo sul come raggiungere quelle cifre e vogliamo farlo con un lavoro normale, da dipendente, accessibile alla maggior parte di noi, ma che ci permetta di partire con un margine più alto rispetto alla media. Perché prima di far lavorare i soldi per noi, quei soldi dobbiamo crearli. In questo video non stiamo cercando dei lavori belli o comodi, ma piuttosto dei lavori concreti, raggiungibili, che possano aiutarci a costruire del capitale. E questi lavori devono avere alcune caratteristiche. Devono essere a basso rischio, non devono richiedere per forza delle lauree o lunghi corsi, devono essere accessibili ai più e soprattutto non devono consumarti completamente a fine giornata, né fisicamente e neppure mentalmente, perché guadagnare è sì importante, ma la salute rimane al primo posto. E se un lavoro ti spacca, ti usura o ti impedisce di viverti almeno un minimo la tua vita, magari riesci anche a fare qualche soldo in più, ma sicuramente non ne sarai felice. E a noi deve rimanere del tempo per vivere, per coltivare le nostre passioni e soprattutto anche per costruire il nostro domani. E arrivare a 2.500 o 2.800 euro netti al mese in Italia con un solo stipendio normale è molto difficile. E infatti, secondo i dati INPS sui lavoratori dipendenti nel 2024, la retribuzione media mensile non supera i 1.500 o 1.600 euro. E quindi per raggiungere quelle cifre con un lavoro dipendente bisogna puntare su tre cose: un lavoro pagato meglio, straordinari turni e trasferte, oppure una seconda entrata. E per accelerare tutto ciò, una combinazione di queste tre. Ma prima ancora dei singoli lavori dobbiamo partire da un punto fondamentale, ovvero dove viviamo, perché puoi guadagnare anche 2.000 euro al mese, ma se vivi da solo in una città molto costosa, con affitto, bollette, macchine e spese varie, difficilmente riuscirai a mettere via qualcosa. E al contrario, una persona può guadagnare anche 1.500 euro, ma vivere ad esempio con i genitori per qualche anno, oppure in una zona molto meno costosa e riuscire a mettere da parte qualcosa. E apro una parentesi, non c'è nulla di cui vergognarsi in questo. Infatti, se avete la possibilità di vivere in casa con i genitori per un periodo e il rapporto familiare e gli spazi lo permettono, può essere veramente una leva enorme. Perché se risparmi 700 euro al mese di affitto, in 3 anni parliamo di oltre 25.000 euro. E 25.000 euro partendo da zero possono cambiare completamente la velocità del nostro percorso. Ovviamente non tutti possono farlo, ma se sei giovane e hai questa possibilità, devi almeno valutarla seriamente. Una seconda leva che può velocizzare di molto il percorso è quella di spostarsi. Se vivi in una zona dove le opportunità sono poche, gli stipendi sono bassi e la crescita professionale è limitata, devi almeno valutare di trasferirti. Magari non a Milano centro, dove poi ti bruci tutto solo nell'affitto, ma basta anche una città media, magari al nord, vicino a un distretto industriale, dove ci sono più aziende, più logistica, più produzione e sicuramente più possibilità. Ma se sei giovane, non hai figli, non hai un mutuo e non hai responsabilità familiari vincolanti, fare qualche anno fuori dall'Italia può essere una strategia potentissima, ma questo deve essere fatto con lo scopo di accumulare capitale. Poi in caso deciderai se restare lì oppure tornare in Italia, ma intanto avrai usato quel capitale per investire, comprare magari una casa, aprire qualcosa oppure formarti meglio ed avrai creato una base su cui sviluppare tutto il resto. E prima di arrivare alla lista dei lavori che pagano bene, vorrei aprire una piccola parentesi. Se potete studiare, studiate. Questo video è sì pensato per dei lavori accessibili che non richiedano necessariamente una laurea, però se siete giovani e avete la possibilità di formarvi seriamente, fatelo, soprattutto in quei percorsi che
che possano avere un ritorno economico importante: ingegneria, medicina, informatica o in quei percorsi tecnici richiesti dal mercato. E questo non perché la laurea sia obbligatoria, ma perché alcune lauree possono diventare una leva fortissima. Detto questo, oggi voglio dimostrarti anche il contrario, ovvero che senza percorsi lunghissimi esistono lavori concreti che possano aiutarti a costruire capitale, se li scegli con strategia. E per primo inizio con il mio preferito, ovvero il settore della logistica, quindi corrieri e magazzinieri. E questo è un settore enorme e in molte zone d'Italia offre parecchie opportunità. Sono dei lavori che permettono di entrare relativamente presto, a livello di carico di lavoro è abbastanza leggero, in verità dipende dalla tipologia di merce e dalle zone a cui viene assegnato, ma è un lavoro che con 5 giorni a settimana permette di arrivare a 2.000-2.200 euro netti al mese, più anche alcuni bonus. Secondo settore, il settore metalmeccanico e industriale. Questi sono lavori che ormai, almeno dai giovani, vengono snobbati, ma che in verità pagano molto meglio rispetto al resto dei lavori. Parlo di saldatori, operatori CNC, manutentori, tecnici di produzione ed operai specializzati. È vero sì che questa tipologia di lavoro richiede un po' di gavetta, ma si riesce a far carriera molto velocemente e con turni straordinari o trasferte puoi sfondare tranquillamente il tetto di 2.200 euro mensili. Piccola parentesi, questa tipologia di lavoro, oltre a un buono stipendio, offre anche diversi benefit. Terzo settore, vendite e commerciale. Probabilmente questo è il lavoro più interessante, perché vendere bene è una competenza che può cambiarti la vita. Un commerciale bravo, infatti, può guadagnare molto più della media anche senza una laurea, soprattutto se lavora nel settore giusto, con un buon prodotto e provvigioni serie. Il vantaggio di questi lavori è che spesso hai una parte variabile e quindi non sei limitato da uno stipendio fisso. In molti casi hai anche un'auto aziendale, carburante, rimborsi, pranzi e altre spese coperte. E questo sulle tue spese e quanto tu possa risparmiare conta tantissimo. Infatti, se hai auto e carburante pagati per uso promiscuo, puoi risparmiare centinaia di euro al mese tra rata, benzina, assicurazione e manutenzione dell'auto. In più, questo lavoro ti offre delle skill fondamentali: parlare con le persone, vendere, negoziare e gestire clienti. Ma il lato negativo è che non è un lavoro per tutti e soprattutto, se lo fai bene, è molto usurante. Infatti, se non reggi la pressione degli obiettivi o il rapporto continuo con le persone, può diventare davvero pesante. Però, per una persona ambiziosa e a cui piace mettersi in gioco, allora il commerciale può essere una delle strade più potenti. Poi c'è il camionista. Un lavoro che può pagare molto bene, soprattutto quando fai tratte lunghe, trasferte, notti, trasporto all'estero e lunghe tratte. Però è anche uno dei lavori più pesanti da inserire in una strategia FIRE, perché sì, può essere un'ottima macchina di reddito, con stipendi che superano tranquillamente i 3.000 euro netti mensili, ma spesso sarai in viaggio, con orari complicati, stress, traffico, grandi responsabilità e tanto tempo lontano da casa, per non parlare di patenti specifiche che si possono prendere solo dopo una certa età. Ma se sei giovane, non hai famiglia e vuoi fare qualche anno intenso per mettere da parte dei soldi, può essere una scelta molto sensata, anche se molto difficilmente ti lascia energie e tempo per costruire qualcos'altro. Un altro settore concreto è quello degli operatori ecologici, quindi raccolta rifiuti e igiene urbana, un lavoro sicuramente sminuito da molti, in cui anche se lo stipendio in generale non supera i 1.800 euro netti, comunque offre orari gestibili e turni chiari. Poi ci sono quei lavori legati ai cantieri, quindi cantieri stradali, asfaltisti, movimento terra, macchine operatrici, manutenzione infrastrutturale, che sono sì lavori fisici e duri, ma spesso, considerando straordinari, trasferte, notturni, i festivi e le urgenze, possono pagare anche bene. Infatti si riescono a superare anche facilmente i 2.000-2.200 euro mensili. Il problema è che sono lavori usuranti, quindi il freddo, caldo, la fatica, polvere, inquinamento, la sicurezza, ma se si è giovani e si vuole sopportare questo sforzo per qualche anno, può avere sicuramente molto senso. Di contro, ha che sicuramente ruba molte energie e difficilmente si riesce a fare altro contemporaneamente. E ora, secondo me, arriviamo ad uno dei blocchi più interessanti in assoluto, che con il famoso l'intelligenza artificiale ti ruberà il lavoro domani ha sempre più senso, ovvero il blocco dei tecnici frigoristi, elettricisti, idraulici,
manutentori, termotecnici, che sono lavori che sicuramente hanno bisogno di una lunga formazione tecnica. Serve acquisire esperienza, manualità, sicurezza, però sono competenze molto forti e che risolvono dei problemi reali. E ad oggi di queste figure c'è una fortissima carenza sul mercato e quindi i clienti sono costretti a pagare molto bene. In più, questi lavori hanno un ulteriore grande vantaggio, ovvero che se diventi bravo, un domani puoi aprire la tua partita IVA, assumendo qualcuno e costruendo una piccola impresa. E questa è una delle strade più comuni per costruire un'impresa. Se ti può interessare, ne parlo in questo video. Ora, elencati questi lavori, avete visto che arrivare a 2.800 euro al mese non è così immediato. Il secondo lavoro diventa praticamente obbligatorio ed è per questo che il lavoro principale va scelto anche in base al margine che ti lascia. Ed è quindi meglio un lavoro che ti paga 1.900 euro al mese ma che ti lascia energie ed orari per sviluppare qualcos'altro, piuttosto che un lavoro da 2.300 euro che ti distrugge completamente a fine giornata e ti impedisce di dedicarti ad altre cose. E quindi, ricapitolando, se parti da zero e vuoi avvicinarti al FIRE, la prima fase è lavorare per creare del capitale e per farlo devi scegliere lavori che abbiano 3 caratteristiche: una buona entrata base, un percorso facilmente accessibile e che ti lasciano del tempo e delle energie per costruire una seconda entrata. E i lavori elencati sicuramente non sono i lavori dei nostri sogni, ma sono lo strumento necessario a raggiungere il nostro obiettivo. Ed è questa la mentalità che dobbiamo avere. In questa fase, infatti, non è importante amare il lavoro che fai, ma fare il lavoro che ti porta il più vicino possibile alla tua libertà domani. Nel prossimo video parleremo invece dei lavori extra che permettono di integrare abbastanza facilmente diverse centinaia di euro ogni mese. Se il video ti è piaciuto e sei interessato ad altri contenuti come questo, allora iscriviti, attiva la campanella e magari lascia un commento. E noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao!